Ciao ragazzi, benvenuti su Minis Attack. Io sono Andrea, se non ci conosciamo. Oggi andiamo a imparare come fare foto perfette alle nostre miniature. Allora, per prima cosa, vedete, io ho impostato la mia fotocamera sul mio cavalletto. Non c'è alcun tipo di black screen dietro, raggiungeremo comunque l'infinite black, il cosiddetto infinite black nelle nostre fotografie, semplicemente andando ad operare in modalità manuale su quelli che sono i parametri della fotografia. Questa è la nostra miniatura. Scusatemi, ovviamente sto riprendendo con il cellulare perché la fotocamera è impegnata. Ok, la accendiamo. Vedete, è impostata in modalità manuale. Andiamo a mettere a fuoco la nostra miniatura. Importante avere il flash. E andiamo a impostare come ISO 100, che è il minimo che si possa andare a impostare. Ci darà un valore di sottoesposizione incredibilmente alto, ma a noi non interessa. Andiamo a aumentare gli F a 22, tra i 22 e i 18, e il tempo di scatto il più alto possibile, a me da un 200°, perché va sulla base della velocità di scatto insieme al flash. Andiamo a mettere a fuoco la nostra miniatura. Vedete che dietro c'è il mio salotto, non c'è niente di particolare. La cosa importante è che il fondo del cartoncino nero o della cartellina nera che sto utilizzando vada a finire nel vuoto. E voilà. Potete andare a giocare un po' con i tempi di scatto, eventualmente gli F, ripeto, tra i 22 e i 18. Io adesso sto mettendo 2 secondi di autoscatto, giusto per avere la foto un po' più ferma, un po' più nitida. Vediamo cosa riesce a combinare. Ecco, Infinite Black, perfetto. Al 99% delle volte non vi servirà neanche andare a modificare la foto, perché risulterà veramente perfetta. Adesso con il telefono ovviamente sto. La cosa importante è che dietro al nostro piano di presa non ci sia niente per almeno 1,5 metri, 2 metri. Andiamo a vedere ora invece le nostre foto su un PC. Eccola qua, come vedete la foto è praticamente perfetta. Possiamo andare a modificare senza Lightroom, senza particolari programmi, la foto tramite il programma che ci ha fornito in dotazione con il nostro PC, quindi andiamo a modificare. Vediamo un po' i parametri della luce, il colore. Di solito io provo a impostare luce meno 42, colore a 77. La chiarezza non mi spingo oltre 40, tengo 39, adesso andiamo a vedere, e la vignetta 67. Cosa vuol dire? Allora, la vignetta è questa, appunto, la vignettatura che si crea intorno alla figura per andare a essere un po' più sicuri che il nero intorno sia decisamente infinito. Come chiarezza, ripeto, io non mi spingerei oltre i 39. Questa invece è la luce, vedete, più andiamo a aumentare la luce, la luminosità, quindi più il nostro soggetto sarà illuminato. Praticamente noi lo imposteremo a 0, andremo a vedere, perché la foto verrà veramente perfetta con il singolo scatto. Il colore è un altro parametro che si può andare a modificare, noi lo lasceremo a 0, infatti porto a 0 anche la luce, giusto per farvi vedere che gli unici parametri che vado a modificare saranno la chiarezza, per aumentare un po' la granulosità, diciamo, della foto, e vedrete dopo la differenza, e la vignetta, sempre per essere sicuri che ci sia questo
limite di sfondo nero. Poi andiamo su salva una copia. Io ovviamente l'ho già salvata, vado a sovrascriverla. Ecco qua, la foto modificata. Originale, modificata. Originale, modificata. Originale, vedete? Modificata. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, spero che il video vi sia piaciuto, soprattutto che vi sia tornato utile. Scrivetemelo nei commenti, lasciate un like o iscrivetevi al canale. Quindi per il momento è tutto, vi saluto, vi aspetto al prossimo video. Ciao da Andrea di Minis Attack.